io no, mi viene un po' da ridere, assolutamente sì, perché in Serie A già di giocatori che fanno la differenza non ne abbiamo molti, ecco, si possono diciamo contare sulle dita di una mano e quindi quando ne vedi uno che ha il volto e la qualità di Kenan Yildiz, cioè, non puoi metterlo in discussione, eppure ci riusciamo puntualmente. Anche io. Siamo sempre qui ipercritici perché nel momento di difficoltà ero qui anche a dirvi, ma la Juve non va, non marcia. Allora un il giocatore di maggior qualità deve prendersi la squadra sulle spalle. Il l'ha fatto. Il l'ha fatto. Possono sembrare due partite semplici sulla carta, non lo erano affatto, perché la partita col Bodo significava avere chance per i playoff, perché se non vinci lì, ragazzi, non dico che sei fuori. Quindi capito un po' il peso specifico, no? Della partita e anche oggi, ragazzi, se penso allo stesso Como, i punti che sta macinando Bologna, Roma, Napoli, Inter, Milan. La Juventus non è che può stare lì. Quindi anche oggi sei sotto, si può mettere male, male, male. Due tiri in porta, due gol. Ildiz. Punto. Stop. Chiacchiere. Le chiacchiere le facciamo adesso, però partiamo dai fatti. E i fatti hanno un nome e un cognome. Kenan Ildiz che porta la numero 10. Punto. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare questi benedetti like che, come al solito, vanno a cibare, ad attagnare un po' lo stomaco dell'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito di prossimi contenuti, tra un po' c'è una partitina interessante. Ovviamente la guarderemo e poi ne parleremo nel post, per cui din don, attivate la campanella, ma mi trovate anche sugli altri profili Instagram, TikTok, Telegram, siamo praticamente ovunque. Mm? Grazie, grazie, grazie. Sì, se nel momento dove appunto come si dice, c'è proprio un detto in Italia, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E quello che rimproveravamo più di tutto, scusate, ma faccio una fatica, ma alla Juventus è che forse di duri, no, ce ne stanno poche. Per duri intendo giocatori che magari hanno quella personalità, quella capacità di cavalcare le onde anche quando appunto no, sono tempestuose, dove non è semplice. E quindi è proprio in questo momento che ancora una volta ribadiamo il valore di Yildiz emerge, però inizio a intravedere qualcosa, questo possiamo dirlo perché comunque oggi sei sotto e solitamente la Juventus tende a sgretolarsi, appunto nel momento di maggiore difficoltà la squadra ha sempre, ha sempre dimostrato quasi di soccombere, no? Di non farcela. Invece oggi, proprio dopo il gol, forse anche un po' il Cagliari distratto, tutto quello che vi pare, ma boom, la mette subito in pari e poi da lì, no? È stato un macinare, c'è stato il gol e secondo me quello che si deve rimproverare oggi la Juventus è magari che questa partita poi devi chiuderla, perché poi all'avversario basta nulla. Esposito che mette una bella palla in verticale e Idrissi ti arriva in porta, o dall'altro lato c'è stato Zappa che ha messo un pallone verso il mezzo, verso il centro e per fortuna la Juventus, per fortuna della Juve, hanno difeso bene. Quindi per dirvi che comunque si deve fare assolutamente di più, ma in questo momento secondo me, una crescita c'è stata, seppur non vertiginosa, ma c'è stata. Il secondo gol della Juventus è un secondo gol bello, secondo gol proprio di squadra, di gioco, con McKennie che guadagna appunto un tempo di gioco, ruba praticamente il tempo all'avversario con quella giocata di tacco. E poi
Cosa fa Kalulu? Non l'appoggia all'attaccante, l'appoggia a Yildiz, l'appoggia al giocatore che ritengono più forte di tutti. Questo fa la differenza e si è guadagnato questo status. Io questo aspetto voglio rimarcarlo perché lì magari la puoi appoggiare più l'attaccante. Invece Kalulu vuole vedere, vuole Yildiz, serve lui e quel gol là non è neanche semplice come può sembrare. Non può, guardatelo bene perché lui se la sposta in un nanosecondo, controllo orientato, se la porta sul sinistro, dribblando l'avversario e appunto poi la incrocia. Destro, sinistro, Yildiz da fuori, da dentro l'area. Anche un po' da rapace come il primo gol. In questo momento Yildiz, ribadisco ancora una volta, sta dimostrando veramente di trascinare la sua squadra. E stiamo parlando comunque diciamolo, di un ventenne che a differenza anche per esempio di Nico Paz, che a me se vogliamo forse piace anche di più per, per le caratteristiche che ha, no? Gusto personale, però ci sono pressioni diverse, no? Essere il 10 della Juventus, non è la stessa cosa, assolutamente. E quindi importantissimo, importantissimo anche la prestazione di oggi. Secondo me, buono a tratti con Sesao che in momenti salta con facilità l'avversario e poi si spegne. Oggi ha avuto l'occasione per chiuderlo un paio di volte, non ci è riuscito. Lo stesso Koop Meiners, c'è stata quell'occasione in cui Koop Meiners da braccetto arriva alla conclusione. Quindi cose buone se ne sono viste, ripeto ancora c'è tanto lavoro da fare, però qua sostanzialmente siamo sempre in aggiornamento, ma ribadiamo ancora una volta, secondo me l'allenatore giusto ce l'ha la Juventus adesso per aumentare, no? Le sue qualità, la sua velocità nella manovra. Oggi ho visto a tratti, ma l'ho visto anche un'ottima pressione, spesso e volentieri recuperavano subito palla ai giocatori del Cagliari. Poi ancora una volta, alcune volte tanti errori, sicuramente, però si vede qualcosa, no? Lo stesso Miretti che secondo me aumenterà il minutaggio più avanti, David che comunque secondo me in quel lavoro là da giocatore che un po' si guarda attorno mi è piaciuto molto di più di Vlahovic, che si è infortunato ed è uscito. Ci sono delle cose interessanti. Oggi c'era Perin in porta, pare che per gastroenterite, non lo so, però vedi, ci sono un po' di cose da valutare. Fatemi dire solo una cosa su Cagliari, la voglio dire, palestra. Palestra, ragazzi, mi ha impressionato. Vuoi che forse Kostic, un altro di quei giocatori che appunto rispolverati, se vogliamo, dallo stesso Spalletti, perché con Spalletti sta avendo continuità, però oggi male, oggi malissimo, sovrastato quasi sempre, devo dire, da Palestra. Praticamente, forse ha perso tutti i duelli, ma Palestra mi ha veramente impressionato in positivo. E sto ragazzo già aveva un certo appeal con la partita di oggi, onestamente ha catturato ancora di più l'attenzione. E questi ragazzi, secondo me, sarebbe l'ora di vederli anche con in nazionale, perché no? Sta freschezza qua, per quanto mi riguarda. Va bene, signori. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, vi aspetto sotto in descrizione con i vostri commenti, se volete spolliciate, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, mi raccomando, a voi non costa nulla, per me invece è un ausilio importante e niente, vi abbraccio caramente, ci becchiamo dopo.